Ciao a tutti, sono Massimiliano Zeuli, pilota e istruttore DJI Educational. In questo video vediamo una funzione creativa davvero interessante del DJI Avata 360, come ottenere un effetto di rollio completo a 360 gradi. La cosa interessante è che il gimbal del drone non ruota realmente di 360 gradi dal punto di vista meccanico, ma grazie alle caratteristiche immersive del sistema e agli strumenti software di DJI possiamo creare un risultato finale che dà esattamente quella sensazione. Ti mostro sia come ottenere l'effetto direttamente durante il volo utilizzando il radiocomando DJI RC2, sia come farlo successivamente in post-produzione tramite DJI Fly o DJI Studio. Prima di iniziare facciamo una piccola precisazione. Il gimbal dell'Avata 360 non compie una rotazione meccanica completa come quella che si potrebbe immaginare osservando il risultato finale. L'effetto nasce dalla combinazione tra stabilizzazione elettronica, movimento della fotocamera, prospettiva FPV e rotazione applicata in tempo reale o in post. Il risultato è un movimento immersivo che simula perfettamente una rotazione completa dell'inquadratura. Se vuoi ottenere l'effetto direttamente durante la registrazione, puoi utilizzare il radiocomando DJI RC2. Durante il volo utilizza il pulsante C1 più la rotella destra del radiocomando e questa combinazione permette di intervenire sull'orientamento della ripresa e generare il movimento immersivo di rollio. Il mio consiglio è di evitare movimenti troppo rapidi. Lavora con traiettorie morbide, velocità costante e soggetti ben distanziati. In questo modo il risultato sembrerà molto più cinematografico. Ti ricordo che puoi premere il pulsante C1 per ricentrare lo stabilizzatore. Bene, trasferiamoci in studio per scoprire il secondo metodo. Se hai già registrato il video e vuoi maggiore controllo creativo, puoi ottenere lo stesso effetto in post-produzione in due metodi, utilizzando l'app DJI Fly oppure l'applicazione desktop DJI Studio. Cominciamo con l'app DJI Fly. Apri l'app DJI Fly direttamente dal tuo smartphone, collegati al drone utilizzando Quick Transfer, accedi all'album, seleziona la clip che vuoi editare. Eccola qui, tocca l'icona play per aprirla nell'editor video. Ecco qui, ti ricordo che la riproduzione del telefono potrebbe essere più o meno fluida a seconda delle prestazioni dello smartphone. Se dovessi riscontrare difficoltà, ti consiglio di utilizzare, come vedremo in seguito, il software DJI Studio dal computer che sicuramente è più performante. Ok, procediamo a vedere come editare questa clip. Andiamo alla fine della clip, aggiungiamo un fotogramma chiave, clicca su ruota per definire l'angolo di rotazione. Possiamo toccare la parte selezionata in blu per controllare le maniglie che ci consentono di estendere la selezione all'intera durata della clip. Ed ecco il movimento a 360 gradi. Perfetto. In questo caso lo abbiamo esteso a tutta la clip, ma eventualmente puoi definire anche solo una porzione del tuo girato video. Portiamoci in un altro punto, aggiungo il fotogramma chiave, imposto la rotazione e ora definisco i punti di attacco e distacco. In questo modo l'inquadratura a un certo punto, mentre passa sotto le gambe, ruota di 360 gradi. Ed ecco il risultato finale. Spettacolare! Come vedi, anche seguendo una semplice traiettoria orizzontale senza compiere nessun movimento durante la fase delle riprese video, possiamo tranquillamente creare questo bellissimo effetto di rollio in post-produzione. Una volta esportato il filmato, sarai pronto per condividerlo sui social. Il secondo metodo è utilizzare DJI Studio, il software DJI gratuito che puoi scaricare dal sito DJI. Se ancora non l'hai fatto, puoi scaricare il software DJI Studio direttamente dal sito di dji.com. Qui trovi la versione per macOS oppure Windows e quindi scarica il pacchetto di installazione per installare il programma sul tuo computer. Una volta fatto, avvia il software. Chiaramente dovrai aver salvato sul computer i file a 360 gradi. Qui puoi creare un nuovo progetto. Clicca su Importa
per selezionare il file che vuoi modificare. Seleziona e poi apri. Ed eccolo qui. Questa è la registrazione che è avvenuta, come dire, in diretta, utilizzando i controlli del radiocomando. Ma come puoi vedere, ci sono solo dei movimenti di prova. Ed ecco l'effetto asteroid, avvenuto proprio in diretta. Però, come abbiamo detto, questo è esclusivamente un movimento elettronico, quindi tutto quello che noi troviamo qui sono informazioni registrate a livello software. Selezioniamo pausa, importiamo la clip nella timeline, eccolo qui, tutto il girato. Ma come vedi qui in seleziona prospettiva è selezionata camera view, che corrisponde a quello che abbiamo registrato in diretta. Se invece seleziono free view, quindi vista libera, ecco che non vengono visualizzati e riprodotti tutti i passaggi che abbiamo registrato in diretta, ma esclusivamente la vista frontale della fotocamera e il movimento meccanico del drone, e quindi l'avanzamento del drone. A questo punto possiamo editare a nostro libero piacimento il filmato. In questo caso ci stiamo concentrando sull'effetto di rollio a 360 gradi, quindi cerchiamo il punto in cui vogliamo applicare l'effetto. Eccolo qui, il momento in cui inizia a muoversi il drone, ritagliamo il punto di attacco della clip, spostiamo fin qui, ecco qua, e quindi da qui fino a qui possiamo apportare il nostro effetto. Questo è il punto di inizio. Massimizziamo un po' la visualizzazione, ok, quindi qui partirà il nostro effetto. Per prima cosa portiamo il cursore del mouse sopra il monitor di anteprima e clicchiamo sul pulsante destro del mouse. In questo modo possiamo navigare attraverso la visualizzazione a 360 gradi. Come vedi stiamo modificando i valori di pan e tilt angle e quindi la panoramica orizzontale e l'inclinazione verticale. Riportiamo ai valori di default 0 e 0 e se vogliamo possiamo, come dire, posizionare più centralmente l'inquadratura rispetto a questo corridoio. Questo sarà il nostro punto di partenza con questi valori. Inserisco un fotogramma chiave, quindi vado a registrare nello spazio e nel tempo questi valori. Punto d'inizio. Ora mi porto un po' più avanti, diciamo che voglio l'effetto fin qui. Ok, che dobbiamo fare? Dobbiamo giustamente ruotare l'angolo del roll. Di quanto? Di 360 gradi, a destra oppure a sinistra. Quindi ruotiamo, possiamo farlo in questo modo, scorrendo il mouse, oppure semplicemente digitando 360 gradi, oppure scrivendo direttamente 1 per. In questo caso abbiamo effettuato un giro a 360 gradi. Portiamoci all'inizio della timeline per riprodurre premendo il tasto play o la barra spaziatrice sulla tastiera. Ed ecco che possiamo subito notare l'effetto che è stato realizzato perfettamente come volevamo, con un movimento morbido in entrata e in uscita e così via. A questo punto, cliccando sul secondo fotogramma chiave, possiamo andare anche a registrare eventuali modifiche sul punto di arrivo, oppure tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse lo possiamo spostare lungo la linea temporale. E quindi possiamo velocizzare o rallentare il movimento. Ed ecco fatto. A questo punto puoi continuare ad editare la clip se ne hai bisogno, oppure se vuoi subito esportarla per inserirla all'interno di un progetto video più ampio, potresti aver bisogno di tagliare il punto di stacco, ecco ad esempio fin qui, e anche un po' di più il punto di attacco per avere, come dire, delle maniglie di sicurezza. Ecco fatto, un po' di più. A questo punto basterà andare su Esporta per esportare il filmato finale. Se vuoi conoscere meglio il software DJ Studio per sfruttarne tutte le sue potenzialità, iscriviti al canale perché presto saranno disponibili nuovi contenuti a riguardo.
Questo effetto funziona particolarmente bene nei passaggi radenti, durante inseguimenti, oppure quando attraversi ambienti con forti riferimenti visivi. Evita invece di usarlo in modo eccessivo. Il rollio funziona meglio come momento di impatto e non per tutta la durata del video. E prima di chiudere un promemoria importante. Anche con droni compatti e facili da utilizzare, conoscere normativa e sicurezza di volo fa sempre la differenza. Per questo ho realizzato il mio manuale di preparazione all'esame Open A1 A3, pensato per aiutarti a prepararti alla certificazione per piloti di droni. Trovi il link in descrizione. Io sono Massimiliano Zeoli e se il video ti è stato utile lascia un like, iscriviti al canale e ci vediamo nel prossimo video. A presto e buon volo!